Nello scorso video ho delineato la timeline canonica senza supposizione degli eventi dei Gormiti. Oggi in questo video invece proveremo a dare un'occasione ai vari eventi che ho menzionato lasciati in sospeso. Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunset e in questo video proveremo a dare una localizzazione temporale a certi eventi che avevamo lasciato in sospeso nello scorso video. Se in caso non l'aveste visto andatelo a vedere, ma se avete anche soltanto visto i miei video lore, quelli sono sufficienti per questo video qua. Prima di dire quali sono questi eventi lasciati in sospeso, direi di delimitare i nostri limiti. Qui ho messo tutte le serie, tutti gli eventi più importanti dei Gormiti che ci serviranno in questo video. Alla fin fine non ci sono molti spazi al di fuori di questi e quelli che ci sono, almeno in questo video, non ci serviranno. Quindi abbiamo qua la Luxion. Qua tutta la serie 1 divisa in 3 parti, quindi eruzione del vulcano, nascita dei vari Gormiti e maledizione di Magor. La serie 2, la Atomic, la terza serie e qui l'inizio del conflitto. Poi c'è la Mythos, Final Evolution, apertura della bolla dimensionale. Qua le distanze sono chiaramente non proporzionate al tempo passato, perché qui ci sarebbero 20 milioni di anni. Serie cartoon, ritorno del Sommo Luminescente, ritorno di Obscurio, Eclissi Suprema, non so perché ho fatto questa divisione, non mi ricordo se servirà, e poi Neorganic. Questo è un anno, e questi sono 20 milioni. Un po' tantini. E quindi gli spazi dove gli eventi possono avvenire sono sia durante una qualsiasi di questi eventi, che per esempio in questo caso è un istante, in questo caso è un'intera guerra, oppure negli spazi tra un evento e il successivo. Qua ho sempre il telefono perché mi fa sia da microfono che da leggio. Direi quindi di partire con il botto. Delle vecchie serie ci sono poche cose rimaste in sospeso e quelle che ci sono rimaste, la maggior parte, non sono risolvibili in questo video. Ma, dato che siamo qua, io proverei a teorizzare l'inizio della rivalità fra il Sommo Luminescente ed Obscurio. Non teorizzerò come sono nati e quando nello specifico, per quello ho una teoria in mente, ci vorrà del tempo per arrivarci, richiederà un insieme di teorie e probabilmente non sarà nemmeno vera. Quindi ci limitiamo a delineare quando la rivalità può essere iniziata. Le uniche posizioni possibili sono prima della serie Atomic, prima della fine della serie Atomic, dato che durante questa serie vengono convocati sull'isola e annunciano la loro rivalità già esistente. Ci sono varie problematiche sul piazzamento di questo evento. Primo fra tutti il fatto che il vecchio saggio e Magor sanno della loro esistenza e della loro rivalità, e da come parlano sembrano essersi proprio conosciuti di persona. Quindi, anche se il loro conflitto fosse avvenuto fuori da Gorm, almeno una volta su Gorm ci sono stati, e Magor e il vecchio saggio sanno di questo evento. Quindi, negli spazi rimanenti trovo improbabile che si trovi fra la seconda serie e la Atomic. E trovo improbabile che sia avvenuto tra la prima serie e la seconda serie. E trovo anche improbabile che sia avvenuto prima della Luxion, dato che i due stregoni non esistevano al tempo. Quindi resta soltanto uno spazio temporale fra la Luxion e la prima serie. Praticamente un arco di tempo estremamente misterioso in cui probabilmente piazzerò tutti gli eventi non spiegati. Probabilmente comunque avvenuto dopo la nascita di Magor e il vecchio saggio, ma comunque in questo spazio qua. Sfortunatamente questa è una risposta un po' ovvia che non ci dà molti indizi, ma è il primo passo per teorie future. La creazione degli artefatti di Obscurio. Nella cartoon vediamo vari artefatti che vengono definiti essere creati da Obscurio. La maggior parte di questi artefatti potrebbe essere stato creato in qualsiasi momento prima della bolla dimensionale, ma l'artefatto più problematico è la corona di Obscurio. E la problematica principale di questo artefatto è che non è molto chiaro il suo funzionamento. Quindi proviamo a teorizzare quello e dalle informazioni dateci da questa teoria proveremo a dare una locazione temporale della costruzione di questo artefatto. Riguardando l'episodio, viene detto che quando Obscurio venne esiliato, nella bolla dimensionale implicitamente, il suo spirito venne messo nella corona per magia. Quindi un artefatto ad attivazione automatica, o almeno a distanza. Probabilmente questo artefatto era stato lasciato per un'eventualità simile, o anche per la sua morte,
Quindi nell'episodio Toby, indossando la corona, libera lo spirito di Obscurio e non una sua copia, come forse avevo teorizzato durante le live in cui guardavamo la serie. Poi però, quando Toby viene liberato dallo spirito di Obscurio, si comincia a formare un problema. La corona si riforma nella caverna dove si trovava. La situazione più probabile è che è tornato nella corona in attesa che qualcun altro la indossi. Ma dato che Orrore Profondo sa già dove si trova la caverna in cui si trova, di sicuro ci sarà tornato ad un certo punto. È possibile quindi che alla fine della serie, quando Magmion decide di far tornare Obscurio, abbia chiesto a Orrore Profondo di recuperare la corona. Questo spiegherebbe come ha fatto Obscurio a decifrare il codice di Magor dalla bolla dimensionale. Dentro la bolla è rimasto solo il corpo, senza spirito di Obscurio. E il suo spirito è a Gorm. La sua coscienza è a Gorm. Questo spiega come diamine abbia fatto a superare le dimensioni. Non aveva tecnicamente un potere ultradimensionale all'interno della bolla, superiore a quello di Sommo Luminescente, ma il suo spirito si trova a Gorm e da lì ha riaperto la bolla. E questo risolve delle problematiche non da poco della serie Eclissi Suprema. Certo, con questo non abbiamo confermato la sua posizione temporale, ma almeno abbiamo risolto una problematica non da poco con una piccola teoria rapida. Adesso che sappiamo qual era l'obiettivo di questo artefatto, possiamo teorizzare quando sono stati fatti non solo la corona di Obscurio, ma anche tutti gli artefatti che vediamo già presenti su Gorm, costruiti da Obscurio, e forse anche quelli non costruiti da Obscurio. La teoria è semplice. Una delle posizioni temporali in cui questo può essere avvenuto è fra la terza serie e la guerra sulla Valle del Destino. Quando lo scontro sta per cominciare, vediamo un bel montage di tutti i guerrieri gormiti che si preparano al conflitto, tra cui una scena di Fortissimus, il gorbattente generico che sta forgiando qualcosa per la guerra. E se quello fosse proprio la corona di Obscurio, potrebbe essere. Direi quindi che molti degli artefatti che vediamo nella serie cartoon provengono da questo periodo storico. La probabilità è molto più alta che vengano da lì, dato che stavano effettivamente preparando per una guerra, che da un qualsiasi altro momento della storia di Gorm. Rimaniamo però su Obscurio prima di andare avanti, perché abbiamo un'altra cosa costruita da lui. Super Dracon, una sorta di armatura mecha, detta essere aggiornamento software per rendere Dracon abbastanza forte da battere Tentacion, mostrata nell'ultimo episodio del Ritorno ai Signori della Natura. Allora, io qui impazzisco. Se vuoi mettere il computer di mezzo, il Super Dracon non sarebbe un aggiornamento software, sarebbe un aggiornamento hardware, dato che è un corpo meccanico, è un mecha, è un'armatura mecha, o mech, non so bene la differenza. Ma lasciamo stare. Vi ho detto che questo artefatto è stato fatto da Obscurio, ma il contrario della corona non può essere stato fatto fra la terza serie e il conflitto sulla Valle del Destino, perché Dracon è stato convocato durante il conflitto, quindi sicuramente non l'hanno evocata prima. E anche lì non è chiaro se Dracon è stato creato sul momento, è stato convocato. Comunque non erano pronti al ritorno di Dracon, se no l'avrebbero usata. Inoltre viene anche detto che è stato il Sommo Luminescente a imprigionare Super Dracon nella pietra attraverso la perla azzurra. Resta solo un momento storico in cui questo possa avvenire, tra la Mythos e la Final Evolution. Non sappiamo quanto tempo sia passato in questo arco di tempo, ma non ci sono alternative. Per quanto sappiamo potrebbe essere tranquillamente successo che a un certo punto Obscurio ha creato Super Dracon e il Sommo Luminescente l'abbia fermato e si chiude lì. Easy, prossimo. L'epoca lordiana. L'epoca lordiana viene citata come un periodo storico di Gorm dove non si parla il gormitico antico. Non abbiamo alcun riferimento di questi due termini usati, ma andando di semantica direi che l'era lordiana è l'era dei lord della natura. Quindi immagino che vada dalla prima serie alla Final Evolution. Mentre il gormitico antico potrebbe essere la lingua che si parlava prima dello sterminio dei gormiti umanoidi. Potrebbe anche essere stata parlata dai gormiti prima serie, visto che probabilmente è la lingua nativa del vecchio saggio e che immagino non abbia avuto lo sbatti di sventare una nuova lingua da insegnare a Geos e Tasarau, la quale poi si è evoluta nella lingua utilizzata nell'era lordiana, nel periodo che va dalla prima serie alla seconda, dato che in quel periodo ci sono innumerevoli conflitti e parecchi dialetti potrebbero essersi formati durante quel periodo là. Oppure al contrario è la prima lingua che si è formata dopo la bolla dimensionale, ma lo trovo poco probabile dato che viene definito antico. Piccola parentesi
post script. L'era lordiana potrebbe anche cominciare dalla seconda serie, dato che dopo la prima serie c'è sicuramente stato un periodo senza alcun Signore della Natura. Con la morte dei Gormiti prima serie, nessuno li ha succeduti apparentemente, dato che in seconda serie i Signori della Natura vengono eletti dai propri popoli o da vari elementi, ma qui andiamo di dettagli che non sono chissà quanto rilevanti. Però è importante notificare questa strana situazione che c'è stata fra la prima serie e la seconda. Qui c'è un periodo di tempo che non so come sarebbe chiamato, che non fa parte dell'era lordiana, ma che non si parla nemmeno il gormitico antico, quindi si parla la lingua che si parlerà in queste altre serie, probabilmente. Passiamo a una cosa che mi fa tanto arrabbiare. Custodi del putriverme. Qua sono in difficoltà. Il putriverme potrebbe essere sempre esistito nella fauna di Gorm senza alcun problema. Il problema è quel maledetto di Querciannone. Questo punto è legato intrinsecamente con la natura stessa dei Gormiti Eclissi Suprema. Non avendo un'idea precisa, ora come ora, della loro nascita, lascio il punto dell'origine dei Gormiti Eclissi Suprema sospeso, anche se tendo per l'idea che il sommo luminescente l'ha creati. È necessario un video sulla nascita dei Gormiti. Io ci sto ragionando da molto tempo su questo video, quindi prima o poi uscirà forse. Per ora diciamo che i custodi sono sempre esistiti fin da quando si è scoperta però la natura di ingrediente magico del putriverme. E Querciannone, che sia nato in una famiglia di custodi oppure il sommo l'ha creato soltanto per quello scopo, è comunque parte della linearità dei custodi. E qui ci chiediamo, quando si è scoperta la natura di ingrediente magico del putriverme, dato che serve per far tornare Obscurio su Gorm, immagino sia avvenuto nei millenni tra la Final Evolution e la cartoon, assieme a tutti gli altri guardiani, saggi, custodi e simili che appaiono nella serie cartoon dell'Eclisse Suprema, che hanno lo scopo di nascondere un artefatto ai Gormiti del male. Ma c'è un problema. L'incantesimo è quasi certamente scritto sul codice di Magor, il quale necessariamente è scritto prima della bolla dimensionale, dato che Magor è stato assorbito in essa. In tal caso, quindi, sono in difficoltà. Al massimo possiamo dire che la sua natura di ingrediente era già nota, almeno alla maggior parte della gente. Ma dato che non è mai stato necessario come ingrediente fino alla serie Final Evolution, non credo ci fosse un motivo per prendere dei custodi dedicati unicamente a proteggere questa specie di animali. O magari è stato utilizzato il putriverme per la prima volta durante la terza serie, per convocare Obscurio la prima volta. Questo potrebbe essere il momento in cui la gente è venuta a sapere che il putriverme serve a questo scopo. Comunque, il discorso vale anche per tutti i vari custodi di artefatti menzionati nelle serie. Sempre artefatti probabilmente costruiti in terza serie, che poi sono stati dovuti essere nascosti da vari gormiti per evitare che Magmion ci metta le mani sopra. Quindi i vari artefatti possono essere stati creati più o meno in qualsiasi momento e la natura di ingredienti dei putrivermi potrebbe essere avvenuta circa in questo periodo qua, ma la nascita dei custodi probabilmente è avvenuta qua. Qui faccio un piccolo addendum che non ho scritto qua nella lista, quindi non c'è nei sottotitoli. Praticamente il codice di Magor, quando è stato scritto, non c'è tanto da teorizzare. Essendo il codice di Magor una raccolta di incantesimi, sarà stato scritto in più momenti man mano che scopriva incantesimi, quindi fino alla Final Evolution, prima della prima serie, perché tanto già sapeva magie. Eccomi, sono io, Jack della fase di montaggio. Sto video è estremamente travagliato e mi dispiace veramente darvi un prodotto del genere, però volevo mantenere una certa periodicità sul canale e questo probabilmente è l'unico modo. Quindi ho deciso di dividere il video in due parti, ciascuna da 15 minuti, così che non era troppo pesante, e la prossima la pubblico appena riesco. Mi dispiace nuovamente, nella prossima parte vedremo tutti gli elementi citati nella Neorganic, quindi principalmente la fiamma della fortezza della roccia, ma molto più importante gli spiriti dell'ultimo episodio. Se il video editato è così lungo è perché sulla parte degli spiriti comincio tutta una parentesi infinita che, come potete immaginare, ha allungato parecchio la situazione. Però diciamo che sono riuscito a ricollegare quei maledetti spiriti alle serie precedenti in una maniera organica che spero che
vi piaccia. Detto questo, vi chiedo nuovamente scusa. Spero che, nonostante tutti i problemi tecnici, vi sia comunque piaciuto il video fino a questo punto. Volevo provare a fare una cosetta carina con il green screen, citare un po' uno youtuber che piace parecchio, ma non ho i mezzi. Il problema principale è stata l'illuminazione, sicuramente. C'ero quasi, però ha bisogno di più tentativi. Con questo direi che ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere veramente nei commenti se ho detto cacatone, perché anche in montaggio ho notato che forse c'è qualcosa che non è particolarmente preciso per come l'ho detto. Quindi se avete domande chiedetemelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. A bombazza.